for survival. The fight 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 for survival. And vow you'll never give in. The fight for survival. You win, or you will die. The strong survival. The fight for survival. The fight for survival. Per ricapitolare, possiamo dire che la grande rivoluzione dei moduli di vita e di sentire del mondo antico è stata provocata da tre avvenimenti storici di immensa portata che si sono verificati l'uno dopo l'altro, quasi conseguenza l'uno dell'altro. Il diffondersi e l'affermarsi del cristianesimo sul paganesimo, la caduta dell'impero romano e le invasioni barbariche. Nel 380 Teodosio ha elevato il cristianesimo a religione di Stato, il 476 segna la fine dell'impero romano. Gli Eruli conquistano Roma e Odoacre, deposto Romolo Augusto, assume il governo dell'Italia ed è proclamato re. In questo stesso periodo circa, cioè fra il 325 e il 451, si compie l'organizzazione dei cristiani che in 4 concili ecumenici, quello di Nicea nel 325, di Costantinopoli nel 381, di Efeso nel 431 e di Calcedonia nel 451, gettano le fondamenta dogmatiche, dottrinali e disciplinari della Chiesa cattolica, cioè universale, apostolica romana. Questa è un'epoca di grandi travagli che solo nel XIII secolo raggiunge un nuovo equilibrio. Questo secolo è infatti il punto d'arrivo di tutta la speculazione precedente, che ha tentato di fare una nuova sintesi in senso cristiano dell'universo. Sintesi tra ordine naturale e ordine soprannaturale, tra l'uomo e Dio, tra la città terrena e la città celeste in senso verticale. Questa sintesi va dalla scienza alla filosofia e alla teologia. Al di sopra della scienza, e molto sviluppata, è la filosofia come metafisica, ossia lo studio dell'essenza delle cose e non come nella scienza delle loro qualità esteriori. Organo di questa indagine è la ragione, e lo studio condotto dalla ragione sulla essenza delle cose porta verso l'alto all'affermazione dell'assoluto trascendente, il motore immobile che muove tutte le cose, l'atto puro aristotelico, il creatore del cielo e della terra in termini teologici. La scienza fornisce il materiale alla filosofia, la fisica alla metafisica e questa al di sopra alla teologia, il cui organo è la fede. Scienza, filosofia e teologia sono poste in scala gerarchica l'una sull'altra in relazione al servizio reso dall'una all'altra fino ad arrivare al creatore.
in una visione verticale di sintesi di tutte le cose. Questo periodo, che va dal V al XIII secolo, è dominato anche dalla brutalità, dalla miseria, dall'orgoglio, dall'intemperanza e la crudeltà degli uomini, e non ha portato certo molte gioie. I massicci castelli che sorgono su alture inaccessibili sono l'immagine concreta della paura e dell'isolamento che domina la prima parte del Medioevo. Intorno al castello, unico rifugio contro i briganti che scorazzano per le campagne infestate dalla malaria, si raggruppano le casupole dei contadini e degli artigiani che cercano protezione. In un breve volgere di tempo si formano così i piccoli borghi. La vita si fa più intensa, nascono le fiere, che sono occasione di scambi commerciali e del diffondersi di informazioni, pensieri e tecniche. Ehi là, villici, ascoltatemi! Venite, venite tutti! Venite tutti con me alla fiera di Monsorello! Venite a vedere che cosa vi presento! Ehi voi là! Non avete ancora smesso di irrigare col sudore delle vostre fronti i solchi di queste contrade? Su via! Posate i vostri pesanti attrezzi e venite a divertirvi alla fiera di Monsorello. Voi non sapete ancora cosa vengo ad offrirvi. Io vi regalo il tempo, il preziosissimo, inafferrabile, mutevole tempo. Con questo piccolo oggetto voi potrete risparmiare le ore, i minuti. Con la modica somma di 2 scudi, voi potrete mettere gli antichi nel sacco. Volat irreparabile tempus, dicevano quei barboni. Ebbene no! Il tempo non vola via irreparabilmente. Noi lo afferriamo, lo stritoliamo, lo riduciamo a fine sabbia e lo rinchiudiamo nella bottiglia. E lui scorre, 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 ma non può più sfuggirci. E quando ha finito di scorrere, zacchete. Noi lo facciamo tornare indietro. A noi ci bastano la luna e il sole per sapere il tempo. Ma per che cosa lavorate tutto il dì? Come cani? L'anno 1000 ormai è passato. E se il buon Dio ha voluto risparmiarci, noi dobbiamo essergliene grati e goderci questa vita tanto breve, ma tanto meravigliosa. Ma non vedete che in ogni borgo si moltiplicano le fiere? Che le merci cominciano a circolare e con essa le notizie? Ieri i vostri vicini di Roccasecca hanno comprato la metà delle mie clessidre. Come possiamo goderci la vita se non abbiamo di che nutrirci? Certo. Voi avete ragione. Non si possono buttare al vento i pochi soldi guadagnati così faticosamente. A meno che non sia per una ragione vitale, come per esempio per preservare quel bene preziosissimo che è la salute. Guardate qua. Io vi porto il balsamo che sana le ferite e lenisce ogni dolore. Un balsamo che viene dall'Oriente. Venite, provate. Ehi, appropinquati. Vieni. Vieni. Senti? Senti come il calore vitale pervade la parte del tuo braccio che io strofino con questo balsamo miracoloso? Io vi porto la salute e la giovinezza e ve la cedo per solo mezzo scudo. Su, svelti, non vedete che qui non si fa un soldo? Andiamo a prenderci i posti migliori alla fiera. Per difendersi dalle continue scorrerie piratesche dei turchi musulmani
che spesso si spingono razziando fino all'interno, e dalle soldatesche dei signori rivali, le città si fortificano. Imponenti cinte di mura circondano il borgo e il castello. Fra i signorotti dei vari castelli, orgogliosi e gelosi della propria autonomia e dei propri privilegi, si accendono rivalità difficili da spegnersi. E io vi ripeto che ogni assalto diretto non comporterà a noi alcun utile beneficio. Anzi, servirà solo alla perdita di uomini e di armi. Ma fingendo un attacco sul lato orientale, usando solo picciol forza, in modo da trarre di là il più gran numero degli assediati e attaccando poi dal lato occidentale, potremmo... Basta con le baggianate. Sappiamo che la loro città è troppo ben munita. Quello che abbiamo a fare è offenderli crudamente nell'orgoglio, onde per salvare il loro onore siano costretti a sortir dalle mura e a combattere in aperta tenzone. Ma come li provocheremo? Già ieri mi avvicinai alle mura della città e, catturato un villano di loro parte che stava lì pascolando le pecore, io lo presi e lo impiastrai tutto di pece. Messolo poi su una catapulta, gli detti fuoco e lo lanciai dentro le mura della città. Tutto questo mentre continuavamo a insultare gli assediati con urla, sberleffi ed altre cose di tal genere. E t'assicuro che davanti a questo solamente la codardia degli avversari gli impedì di uscire e di venire a battersi a singolar tenzone. Ma gliene sarebbe incolto, perché allora li avremmo massacrati. Ma non sortirono. Dai tempo al tempo. Oggi io sono tornato sotto gli spalti con coraggio, sfidando i getti dell'olio bollente e i dardi. Quando ecco vidi sugli spalti quel tal Pazzarello dell'Endenoni, e allora lo insultai dicendogli che sembrava un bue dalle ampie corna. E intendendo provocarlo ancora, lo caricai talmente di insulti che sembrava dovesse scoppiare nell'armatura. A proposito, mi sembra che dopo 6 mesi d'assedio i nostri nemici dovrebbero essere più magri di quello che sono. Allarmi! Allarmi! La fortita! Allarmi! Allarmi! Arriva il nemico! Allarmi! La sortita! Fido quel pellone di Lanzellotto di Rafaniese a battersi con me in singolar tenzone, sempre che non abbia sprecato il poco fiato che ha in corpo, abbaiando e latrando ai 4 venti, come è suo costume. Dunque le mie ingiurie ti hanno punto sul vivo, messer Pazzarello. Sento fin qui l'odore della tua coda di paglia che sta bruciando. Smetti di vomitar fiele e fai piuttosto parlare il tuo ferro, se ne sei capace. A me, miei frodi! Mostriamo a questi assassini e briganti di Monsorello di cosa è capace la gente di Rocca Secca! È una guerra fatta soprattutto di insulti e di bastonate, simile a una clamorosa rissa ben poco cruenta, proporzionata del resto ai modesti motivi che la provocano. Il possesso di un bosco, il diritto di pescare in un fiume, il furto di 2 pecore. È però una contesa regolata da norme precise, sante, come se si trattasse di un rito. La tregua dei, per esempio, comporta il divieto di usare le armi dal mercoledì sera al lunedì mattina e in tutti i giorni festivi. Si combatte così soltanto 90 giorni all'anno. Codardi! Siete finalmente usciti dalla vostra città! Bastardi mangiatopi! Conigli, marrani, carogne, vigliacchi, bastardi! Vediamo se la tua gente vale la mia! Fermi! Fermi! Ci battiamo noi 2 a singolar tenzone. Bene, sono pronto. Ti farò a pezzi! E io ti farò rimangiare le tue ingiurie.
Fuggite, vigliacchi! L'ho sistemato il vostro campione. Vieni. Ma come fa ad essere così grasso? Sentite quella collottola, sembra imbottita di salsicce. E guarda questo coscio. Questo è un coscio pieno di lardo, altro che un coscio d'affamato. Il suo ventre è così gonfio e teso che ci si potrebbe suonar su una marcia di guerra. Io penso che questi marrani abbiano violato le regole della guerra. Ed essendo eretici e blasfemi e peccatori, approfittano delle ore dopo il vespro per fare i loro approvvigionamenti, invece di pregare e dedicarsi al riposo come Dio comanda. Sul mio onore vi giuro che se le cose stanno così, vi dico che domani ci sarà del malandare da queste parti. Se questi pelloni hanno veramente osato violare le sante regole di guerra, gli daremo una tal lezione che non la potranno mai più dimenticare. Il frazionamento della civiltà medioevale, la mancanza di grandi e popolose città, la struttura eminentemente agricola dell'economia, la limitatezza dei commerci hanno fatto sì che per secoli, fino all'avvento dei comuni, non si siano operati sostanziali mutamenti. I signori feudali erano investiti dei loro uffici direttamente dal sovrano, che in cambio della subordinazione politica concedeva in usufrutto un feudo, cioè un'azione territoriale. La soggezione alla giurisdizione signorile trasforma anche quelli che erano liberi contadini in servi della gleba. La prestazione d'opera, che era divenuta quasi libera, ridiventa rigorosamente obbligatoria. Anche nel borgo l'ordine è mantenuto dalla assoluta autorità del signore. Gli abitanti sono in prevalenza contadini e gli artigiani forniscono al feudatario i loro manufatti per ricevere in cambio prodotti agricoli e protezione in caso di pericolo. Il nobile medioevale vive in uno scomodo e freddo castello, vera e propria fortezza edificata in pietra. La sua tradizione è legata alla cavalleria, a quei guerrieri, cioè provvisti di cavallo e armi, che, grazie al giuramento di fedeltà al sovrano, divengono economicamente indipendenti, trasformando la loro prestazione servile, con le armi, in servizio onorifico. La sua visione della vita è fatalmente pregna del concetto di forza, eroismo, prestigio e valentia fisica. Il maniero dove abita deve essere sicuro e impenetrabile, perché chi lo abita esercita la sua autorità solo con l'uso della forza. Ci siamo. Il signore ha diritto di vita e di morte su ogni suo vassallo. Allora, ti decidi a parlare? Eh? Signor Barone, siamo pronti. Procediamo. Giovane amico,
prima che gli strumenti impietosi deturpino anzitempo le tue giovani carni, vuoi dirci che ne hai fatto delle cose sottratte al barone? Bene, come vuoi. Ma ricorda che egli è padrone non solo dei campi, delle case e del bestiame. È anche padrone assoluto di te e della tua sporca anima. E per questo tuo stupido gesto, nient'altro potrai ricevere se non lacrime. L'altro ferro. Il tempo sembra ormai fermo su un mondo oscuro e chiuso, quando nell'undicesimo secolo si compie un nuovo evento che avrà impensabili ripercussioni sulla vita di questi uomini. Le tribù mongole, provenienti dall'Asia centrale, si affacciano nel Mediterraneo, si impadroniscono dello Stato musulmano e si convertono. Ma questi nuovi seguaci di Maometto pongono fine allo spirito di tolleranza che ha caratterizzato le relazioni fra maomettani e cristiani, che fino allora erano andati liberamente in pellegrinaggio al Santo Sepolcro. I nuovi arrivati, i turchi, sottraggono tutta l'Asia minore all'impero romano d'Oriente. I cristiani, fregiati dell'emblema della croce, organizzano delle spedizioni, oltre che per liberare e riscattare i luoghi santi, anche per cercare di allontanare la minaccia di ulteriori espansioni di quei musulmani o saraceni, come sono impropriamente chiamati. Numerose e diverse ragioni spinsero intere moltitudini ad arruolarsi.
Era promessa indulgenza plenaria a coloro che sarebbero caduti in combattimento. I cittadini venivano esentati dalle tasse, i debitori godevano di una moratoria, le sentenze di morte venivano commutate nel servizio a vita in Terra Santa. I figli non primogeniti dei nobili, i cadetti, non avendo diritto ad alcuna eredità, trovarono nelle crociate l'occasione per crearsi una gloria e spesso una fortuna economica. Le crociate rappresentano la grande avventura dei cavalieri europei, ma anche la premessa per alcuni mutamenti che sconvolgeranno le loro pratiche di vita. Partito il signore, nel castello resta soltanto la donna, relegata nella malinconica e solitaria attesa del ritorno. Occupa il suo tempo filando, facendo la tela. Il pensiero dell'uomo lontano si manifesta in struggenti canzoni che la castellana intona durante la sua quotidiana occupazione al telaio. In esse si parla di quell'amore rozzo a cui è stata improvvisamente sottratta e che con il trascorrere del tempo si idealizza e diventa sempre più gentile. È l'amor fine. Le canzoni della tela lo esprimono. See you.
Ci fermiamo qui, eh? Qui facciamo il fuoco. Prendi dei sassi. Alla fine dell'undicesimo secolo, mentre il mondo risente dell'entusiasmo eroico delle crociate, nasce nel sud della Francia una scuola poetica che tende a riaffermare liricamente i valori ideali dell'amore. Oggetto di questo amore spiritualizzato è la figura della donna, incarnazione della bellezza pura e astratta, simbolo della sapienza divina e della filosofia, in contrasto con l'atteggiamento del tempo che identificava la femmina con la colpa e il peccato. Ecco l'acqua. Su, vieni. Sì. Opla! Cuciniamo, Uno, su. due, Dai. tre. Farina, trova dell'altra legna tu. Lardo, lardo. Questa scuola poetica si sviluppa in un ambiente di giovani piccoli nobili che desiderano conoscere il mondo e che sviluppano le loro capacità di poetare e cantare. L'allentamento dell'autoritarismo feudale dà loro la possibilità di esprimere concetti di critica ad un mondo teso alla violenza e di esaltare invece i valori dell'amore, della pace, dell'apprendere. Hanno scelto il mondo come casa e, vagando di castello in castello con l'arpa e la viola in mano, alternano madrigali a canzoni d'amore. La recitazione di epiche leggende al racconto di fatti raccolti durante i loro viaggi. Rappresentano così anche una rara fonte di informazione per il chiuso mondo della civiltà feudale. Salve, amici! Da dove venite? Da Fanon, E dove andate? Bologna. E quanto dista Castelmorrone? Poco più di una lega, ma evitatelo. Prendete per i colli, passate per Camagi. La strada è più lunga, ma è meno faticoso che dormire a Castelmorrone. Lui è affaticato. Anche lui. Amici, precipitiamoci a Castelmorrone! Sì, Su. andiamo. Salve, amici! Salve. Ecco il torrente. Dammi la tua piazza. Prendi. Agli occhi attenti dei trovatori, alle loro menti curiose e ansiose di capire, si offre la possibilità di constatare quanto il mondo in cui vivono sia ancora carico di violenza e di crudeltà e lontano dall'idea che essi hanno sposato e propongono. Il raffronto con il mondo violento, disumano, li riempie di amarezza, ma li rafforza anche nel proponimento di cambiarlo e di bandire la violenza. Ehi, voi! Perché lo trascinate così a catena? È un brigante. Quei messeri lo hanno comprato ad un gran prezzo al valvassore di gesso per farlo squartare mani e piedi legati a 4 cavalli nel nostro villaggio di Querzola. E che egli vi ha fatto? Nulla. E allora? L'hanno comprato perché il popolo di Querzola si possa divertire a vederlo squartare. A gesso già 2 briganti sono stati... A gesso mi avrebbero concesso la confessione prima di condurmi all'estremo giudizio. E quelli non vanno. E perché? A Muzzadella una volta hanno concesso anche il viatico a uno che andava al supplizio. E perché fargli salvare l'anima? Deve morire con la certezza di subire anche tutte le pene dell'inferno.
Su, in cammino. Andiamo. Ehi, guardate, quello deve essere Dovara. E quello Pinamonte. Quello deve essere Varano. E quello Modesano. E quello è Costa Mezzana. E allora, dove andiamo? Andiamo a Costa Mezzana. A Costa Mezzana. Via di lì! Via! Andate via! E credete di essere giovani e belli. La bellezza del corpo sta solo nella pelle. Perché quel che c'è dentro è nauseabondo. Trippe, budella, sangue, bile e fiele. Via! Io ne ho aperte parecchie di pelli, sì. E lo so che c'è dentro io. Via, andate via! Via! Venite, andiamo. E ricordatevi che Achimelfo va lasciato la vita. Via! La vita errabonda e avventurosa, al di fuori di ogni regola comune che questi giovani conducono e che li pone spesso in contrasto con i dettami della Chiesa, fa sì che essi siano guardati con timore dalle semplici popolazioni del tempo. Di qua. Salve, Madonna. Sono però accolti con favore nei castelli, dove il loro arrivo spezza per un momento la monotonia di una vita in cui ogni giorno è uguale all'altro. Pronti. 1, 2, 3. Sono 8 ragazzi. Senti, daremo loro ospitalità per stanotte. Falli salire nel cortile. E fai mettere nella stalla del buon fieno. E dà loro del buon vino, sì. Venite, venite. Grazie.
Questo è vino buono. Grazie. E ora cantate una canzone d'amore. Buono davvero. Eccellente. Allora, amici, cosa cantiamo? Cantiamo quel nostro rondò, ve lo ricordate? Sì. Sì, sì. Allora, pronti, eh? 1, 2, 3. L'alto ideale della donna angelicata, degno scrigno di ogni spirito gentile, unica causa di amore e di sofferenza, nato col movimento trovadorico nel sud della Francia, informerà di sé per ben 3 secoli la poesia europea. Dal Minnesan tedesco al dolce stil nuovo italiano, da Dante Alighieri a Petrarca. For survival! The fight! For survival!
The fight for survival!